Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco e benvenuti all'oroscopo su Giove in Ariete, cioè sul transito di Giove in Ariete, la seconda chance che Giove in Ariete ci regala. La prima è stata dall'11 maggio al 28 ottobre 2022, adesso il 20 dicembre è tornato nel segno dell'Ariete e vi resterà fino al 16 maggio 2023. Allora, Giove avrà due fasi differenti. Avrà due fasi differenti perché? Perché dal 20 dicembre fino al 7 marzo e al 24 marzo, diciamo che a marzo tra la seconda e la terza settimana cambia l'area, quindi c'è questo switch. Quindi gennaio, febbraio e metà marzo con l'accordo tra Giove in Ariete e Marte in Gemelli e Saturno in Acquario abbiamo una polarità, un'energia di fuoco data da Giove in Ariete, quindi improntata anche a Marte, e aria, quindi un'energia che tutti noi, a seconda insomma poi del settore che adesso vedremo, dove ciascuno di voi riceve questa energia, è un'energia molto collaborativa, molto leggera, sprint, dinamica, che quindi poi soprattutto in ottimo accordo con Saturno, che è il signore del tempo e del karma, permetterà a tutti di raggiungere obiettivi, di liberarsi da zavorre, di capire cosa si vuole dalla vita, quindi di avere necessaria leggerezza, quindi capacità di movimento, ma anche coraggio, grinta e forza per fare un po' piazza pulita o comunque superare degli ostacoli e iniziare un nuovo percorso e avere nuovi obiettivi. Proprio per molti di noi cambierà proprio lo skyline. Questo perché Giove non è soltanto in un segno di fuoco, è nel primo segno di fuoco, nel primo segno dello zodiaco, strettamente legato alla primavera, a un Marte di fuoco, quindi proprio gli inizi, l'esuberanza, la ribellione a vecchi schemi, il riuscire a combattere le situazioni noiose che ci hanno appesantito e finalmente a lasciarle nel passato. Insomma, una boccata di vita che in ottimo accordo a Marte stesso e che è il governatore del segno dell'Ariete, a Saturno, voi vi rendete conto che sia nel panorama internazionale sia nelle vite di ognuno di noi dà una botta di vita, di leggerezza, di primavera, nonostante insomma siamo appena entrati nella stagione invernale, che ci farà assolutamente molto bene. E non disperino tutte le persone, gli arieti, le lune in Ariete, chi ha l'ascendente Ariete, chi ha anche Giove in Ariete, che mi ha scritto: guarda, con il primo transito di Giove non è successo nulla, oppure poco, solo problemi. Allora ragazzi, va compresa la spinta. Se si sono presentati molti problemi, è probabile che una prima passata di Giove abbia creato tutte le difficoltà, abbia portato a galla tutte le difficoltà, tutto lo specchio delle insoddisfazioni, tutto lo specchio di situazioni inadeguate per farvele vedere. E non siete tenuti ad accettarle. Se avete la possibilità e le risorse, con questa seconda le avete viste con la prima ondata di Giove in Ariete, con la seconda potete passare all'azione, liberarvene e creare una realtà che vi piaccia, perché questo è lo scopo di questi pianeti. Giove in Ariete porta a nuova vita, innanzitutto chiude quel ciclo disfattista, decadente, di post-decadentismo, come lo chiamo io, che è iniziato nel 2011, che è terminato adesso. È stata una fase molto particolare. Giove all'epoca si congiunse a Urano. Voi immaginate Urano, il signore dei fulmini a ciel sereno, nel bellicoso ed irascibile segno dell'Ariete, congiunto a Giove che lo espandeva, opposti a Saturno. Quindi c'era proprio un'energia di guerra, di bombardamenti proprio a livello universale contro Saturno in bilancia, contro cioè
le convenzioni, le coppie che erano più apparenti che reali, tutto quello che era finto, tutti Saturno in bilancia ha proprio lo scopo di sgretolare le ottave basse, cioè le cose brutte del segno della bilancia, l'ipocrisia, le situazioni di facciata, la falsità, le maschere, ragazzi, anche le maschere che portiamo con noi stessi, che ci insegnano a portare, che poi portiamo in automatico e che ci impediscono di vivere la vita che vogliamo. Perché? Perché ci mettiamo le maschere che ci mette la società, la famiglia, la scuola e tutto quello che gli altri vogliono da noi. Cova sicuramente sotto a una grande quantità di maschere, quindi a una scarsa autenticità, una grande sofferenza, una noia, una frustrazione che noi esseri umani difficilmente ci togliamo da soli, o la sofferenza deve arrivare a livelli invalidanti e allora lì cerchiamo aiuto, oppure l'universo ci aiuta facendo succedere cose, no? Quindi facendo saltare maschere agli altri, facendoci perdere il lavoro, per farci ammettere poi alla fine che era quello che volevamo e che avevamo paura di ottenere per non incasinarci la vita. Quindi gli ultimi 12 anni sono stati veramente una guerra, sono stati veramente una trincea per molti di noi, principalmente per le persone che avevano che hanno nel tema natale dei pianeti importanti in Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Quindi sicuramente 12 anni tremendi, tutto quello che mi avete scritto, ne parliamo spesso nell'oroscopo della settimana, quindi quella fase si è chiusa, ne inizia un'altra completamente diversa. Adesso ci possiamo togliere il lusso di iniziare a creare con questa spinta, con questa audacia, con questa esuberanza, con questa ventata di primavera, di gioventù, la vita che vogliamo, perché adesso Giove forma un aspetto neutro con Urano, è in ottimo aspetto con Saturno, è in sestile. Credo che il sestile Giove-Saturno sia l'aspetto migliore che Saturno possa creare con Giove, perché ne limita le esagerazioni e lo struttura e gli conferisce la giusta misura per esprimersi al meglio. C'è Marte a favore, quindi adesso non avremo più paura di incasinarci la vita e quindi non abbiamo più bisogno di tenere delle maschere, delle situazioni che ci stavano strette o che ci stavano soffocando, perché si creano i presupposti. Questo nei primi 3 mesi. Se sentite dei rumori è Milla che ultimamente non compare ma è sempre presente, sgranocchia e fa altre cose. Quindi i primi 3 mesi del 2023 abbiamo questo tipo di energia che ci fa alleggerire, che aiuta tutte le persone che hanno visto soltanto ostacoli oppure una grande frustrazione ma non hanno avuto l'opportunità, la forza, le circostanze, non hanno trovato le circostanze per agire. Adesso in questi 3 mesi si ripristina quella stessa forza, ma magari adesso andiamo maturati, no? Andiamo maturati, siamo più grintosi, sappiamo dove dobbiamo andare, nel frattempo ci siamo informati, abbiamo lavorato, ci siamo impegnati, insomma abbiamo fatto i compiti a casa, quindi sappiamo sicuramente meglio di prima, meglio dell'anno scorso, cosa dobbiamo fare, insomma, dove mettere le mani. Quindi 3 mesi di grande sprint e poi gli ultimi 2 mesi di questa seconda tornata di Giove in Ariete, l'energia cambia, quindi lo sprint tende a scendere un pochino. Perché? Perché il fuoco di Giove in Ariete, che si è alimentato con l'area di Marte in Gemelli e l'area di Saturno, perde quest'area, perché voi sapete che il fuoco come elemento in natura si alimenta con l'aria, no? E arriva l'acqua. Il 7, Saturno, abbandona per sempre il segno dell'Acquario, entra nel segno dei Pesci e voi sapete che l'acqua spegne il fuoco. Quindi tutta quell'esuberanza, tutta quella grinta ad un certo punto iniziano a scemare, perché è il momento di interiorizzare gli ultimi 3 mesi, insomma, questo ciclo, e a un certo punto bisogna fermarsi. È proprio naturale, no? È proprio fisiologico che dopo uno scatto, uno sprint, ci sia una sorta di calo dell'energia, perché se si va sempre a 1000, tra l'altro, non si interiorizza, cioè le cose che abbiamo fatto, appreso alla velocità della luce, molte ci sfuggono, non le interiorizziamo, non scendono dentro di noi, quindi non acquisiamo consapevolezza. Quindi gli eccessi vanno bene per un
anche quelli di energia positiva, vanno bene per un periodo limitato affinché l'uomo ne faccia un utilizzo consapevole. Quindi arriva il 7, l'acqua di Saturno in pesci, ma il transito non è dissonante perché formano un semisestile, quindi è un transito minimo, no? Diciamo che è un transito neutro. Semplicemente si percepirà così il tempo che rallenta un attimo, le cose che iniziano a scendere dentro di noi, no? Saturno, il tempo di Saturno in pesci, proprio è arrivato il tempo di far scendere nella psiche dentro di noi, di elaborare le esperienze vissute. E poi c'è ancora Marte in Gemelli. Il 24 marzo accadono due cose grosse. Marte, dopo ben 6 mesi, entra nel segno del Cancro e vi resterà fino al 20 maggio, quindi accompagnerà tutta la seconda fase di Giove, perché Giove il 16 esce dall'Ariete e quella sarà probabilmente la primavera, no? La fase di attrito maggiore, perché abbiamo due segni cardinali in quadratura. Però ragazzi, non ci facciamo la testa prima di farci male, perché Marte quadrato a Giove non è Saturno quadrato a Urano, insomma, della serie abbiamo già dato. Quello che potrà accadere è che l'energia, la nostra emotività entrerà forse in attrito, no? Con le novità portate da Giove in Ariete, perché Giove in Ariete è cambiamento immediato, cambiamento impulsivo, e invece poi Marte in Cancro, la famiglia, le origini, le radici, quelle se sono solide fanno resistenza, no? Cioè, se io sono legata alla mia famiglia, se io sono legata ad un posto, è probabile che lì in quei 2 mesi farò attrito, farò resistenza. Quindi lo capiremo da quanto eravamo ancorati ad una situazione. Ci sono anche dei figli che partono, no? Un Giove in Ariete quadrato a Marte in Cancro, che partono, che vanno all'università, che vanno a lavorare fuori, cioè non è soltanto famiglie che si sfasciano, trasferimenti, possono arrivare anche i trasferimenti, insomma, ragazzi, che però possiamo sempre scegliere, cioè i transiti non vanno subiti, noi abbiamo il potere di decidere della nostra vita, questo è il libero arbitrio, rispetto anche a quello che ci capita, perché quello che ci capita è la vita, il modo in cui noi reagiamo è la nostra consapevolezza, quindi qualsiasi cosa possa accadere, ripeto, è un transito minimo che abbiamo già vissuto con delle polarità diverse, ma novembre e dicembre l'abbiamo già vissuto quando Giove in pesci era quadrato a Marte in Gemelli, ok? Cioè, quindi sono cose normali. È che nei segni cardinali, Ariete e Cancro, innesca sempre innesca un cambiamento, innesca una nuova fase. Perché? Perché i segni cardinali sono quelli legati alle stagioni, all'inizio delle stagioni, e quindi sono quelli che hanno la potenza, l'energia per far cambiare le cose. Quindi potrebbe cambiare qualcosa anche a livello politico nei paesi, non soltanto nell'Italia, assetti, situazioni. Quindi c'è questa cosa qua, che Marte entra in Cancro e sempre nello stesso giorno Plutone, ragazzi, per 2 mesi, ma lascia per la prima volta dopo 14 anni il segno del Capricorno ed entra in Acquario. Quindi ci saranno, allora, le prime percezioni, i primi cambiamenti, molto probabilmente accadranno a livello societario, internazionale, di geopolitica. Io sto già preparando da tempo degli studi per fare il video su Saturno in pesci e Plutone in Acquario, quindi non specifico, però no, ognuno di noi avrà un bisogno maggiore di libertà, di consapevolezza, di potere, come se ci fosse una sorta di risveglio, né? Allora, finora abbiamo subito il potere, ora non vi anticipo troppo, ma con i primi 2 mesi di Plutone in Acquario il popolo inizia a ridestare le proprie coscienze, e questo chiaramente accade dopo 3-4 mesi di spinta di Giove in Ariete, ok? Quindi quel Marte in Cancro
che accompagna questi 2 mesi di Plutone in Acquario e appunto di Marte in Cancro stesso, da un punto di vista geopolitico, socio-economico, societario, indica qualche risveglio di coscienza, qualche reazione, il popolo che inizia a cambiare atteggiamento. Nelle nostre vite sarà all'inizio proprio leggermente percettibile, però lo percepiranno proprio quelle situazioni che sono veramente in bilico, no? Avete presente? Quelle situazioni che proprio stanno aspettando un soffio, lo sbattere d'ali di una farfalla per avere il là, ok? Gli altri ovviamente, tutti noi avremo bisogno di una lenta trasformazione, perché Plutone non è Marte in Ariete, non è una luna nuova in segno cardinale che non ci fa dormire la notte. Plutone è sottile, 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 però anche a livello individuale questo bel Plutone in Acquario porterà un bisogno di libertà, di indipendenza, insomma di risveglio delle coscienze, che per alcuni segni sarà più naturale, verrà recepito in maniera naturale, e altri segni, per esempio il Toro, il Leone, lo Scorpione, saranno un po' più, forse anche l'Acquario, magari no, saranno un po' più sfidati. Perché? Perché viene richiesto un cambiamento che a quei segni non viene naturale. Voi ve lo immaginate un Toro, una Luna in Toro a fare una ribellione, no? Beh, se ha dei pianeti in Ariete o in Gemelli sarà sicuramente avvantaggiata, se ha uno stellium di pianeti in Toro dovrà fare una faticaccia, però è tutto, come dire, tarato alla nostra persona, quindi è un momento di grande risveglio, è un momento di grande energia, però ricordiamoci sempre una cosa, i pianeti in segno di fuoco soprattutto, ci danno quella grinta, quell'energia, quella forza necessarie a mettere le basi, ad avere il coraggio di creare la vita che vogliamo. Lo scopo adesso, dopo che negli ultimi 12 anni si è distrutto tutto, o quasi, quindi le cose che sono rimaste in piedi erano proprio quelle radicate, quelle forti, no? Quelle proprio dure a morire, dopo questo repulisti di 12 anni, adesso può entrare il nuovo anche nelle coscienze, anche noi a un certo punto abbiamo dovuto abbandonare, no? Lasciare andare e dire ok, sia fatta la tua volontà, perché possiamo resistere fino a un certo punto, poi a un certo punto la resistenza ad oltranza è anche miope, è anche un atteggiamento miope. Se c'è qualcosa che veramente vuole andare via, qualcuno che veramente vuole andare via, un lavoro che proprio vuole mollarci, un'azienda che vuole chiudere, ad un certo punto la resistenza, l'ostinazione diventano molto più sfiancanti che il lasciare andare, che è un fatto mentale, ragazzi, e il cercare di recuperare le forze e di inventarci una nuova vita. Quindi, dopo tutto quello che abbiamo lasciato nel passato, adesso lo scopo di questi bei pianeti, Giove in Ariete, sestile a Saturno in Acquario, quindi la durata, ma anche la consapevolezza, le coscienze risvegliate, la forza, la cosa giusta e in ottimo aspetto a Marte in Gemelli, ci fanno iniziare a creare la vita che vogliamo, perché questo è lo scopo della vita dell'essere umano sulla Terra, cioè questa vita di terza dimensione, che è un game psicologico nel quale la sfida ultima viene vinta da chi riesce a togliersi tutte le maschere e a capire che nei nemici che ha di fronte c'è una parte di sé che lo sta sabotando, e quindi alla fine riesce ad essere libero e meno vincolato possibile da tutte le convenzioni, i luoghi comuni, il controllo, il possesso, i bisogni che un po' che l'essere umano in sé ha perché è debole, e i bisogni che ci vengono anche passati come veleno dalla società, a partire dai tablet, da tutto quello, dalle sigarette, dall'alcol, dalle droghe, tutto quello che crea, anche dal cibo, che ormai non è più quello di una volta, tutto quello che crea, come dire, una sorta di tossicità, no? Una sorta di dipendenza. Quindi un Giove in una seconda chance di Giove in Ariete divisa in due, una molto più leggera, dinamica e sprintosa fino a marzo, gli ultimi 2 mesi
come dire, di decisioni, di impegno, di conflitto, di decidere da che parte stare, no? Anche di lacerazione, vado, resto, cosa ho da perdere, cosa ho da guadagnare, insomma, ma per tutti inizia una nuova vita e adesso andiamo a guardare che cosa ci porta velocemente nei settori del nostro tema natale, ma dopo la sigla. Cari amici del team Ariete, cari amici del team ascendente Ariete, soprattutto l'ascendente Ariete con Giove di ritorno vive un cambio di ruolo. C'è qualcosa che riguarda la vostra reputazione, la vostra fama, il vostro aspetto. Di solito accadono cose che diventano pubbliche. Esempio, mi sposo, si sa, mi separo, si sa, vengo promosso, si sa, vengo assunto, si sa, inizia una nuova fase proprio legata al mio personaggio pubblico. Metto su qualche chilo, divento nonno, divento genitore, per esempio. Non è tecnicamente molto legato alla maternità, cioè non è un Giove in cancro, ma di solito con Giove in prima casa, se aspettate per esempio di diventare genitori, di solito c'è una gravidanza. Per esempio, infatti si dice che Giove sul Sole o Giove sull'ascendente ci facciano un po' mettere su qualche chilo, anzi non è nella vostra natura, magari no, appesantirvi tanto perché siete scattanti e abbastanza sportivi, però sappiate che con Giove sull'ascendente soprattutto e sul Sole, tra i vari effetti, fortuna, successo, soldi, amore, fidanzamenti, matrimoni, no? Tra le tante cose belle, nuovi inizi, trasferimenti, nuova casa, soldi, tra le tante cose, no? che può portare un Giove in Ariete sui valori personali, siccome è un pianeta dilatatore, potrebbe portare qualche chilo, ma sicuramente una cosa che riguarderà chi ha pianeti in Toro nei mesi successivi, perché insomma il Toro è un po' più legato all'alimentazione. Solitamente Giove in Ariete, sì, magari metti su qualche chilo, qualche cosa, quella, però è molto legato alle iniziative, cioè allo status personale, al successo, no? È un Giove di fuoco, quindi dà grandi soddisfazioni e grande grinta. Di solito corona un percorso, esempio, io intraprendo una relazione con Giove, vado a convivere con Giove sul Sole o sull'ascendente, oppure mi scoccio, la mollo, oppure mi sposo, oppure divento genitore. Sto lavorando per esempio in un posto, vengo promosso, oppure mi faccio un buon nome, mi chiamano, lascio lì, vado da un'altra parte. Insomma, voglio dire, è un momento di grande successo, si cambia status, a volte si va in pensione, no? È comunque una cosa, è un transito che indica nuovi inizi. Se prendete delle decisioni nei primi 3 mesi di questo transito, quindi gennaio, febbraio e marzo, io vi ricordo che fino al 18-19 gennaio c'è Mercurio retrogrado, quindi se riusciste a confermare le cose, no? le proposte che sicuramente vi arriveranno dopo, proprio firmarle, voi ovviamente valutatele prima, però se riusciste a esordire, no? A ufficializzarle con Mercurio diretto, probabilmente sarebbe meglio, anche se, vi ripeto, questo Mercurio retrogrado è meno problematico dell'ultimo che abbiamo avuto in ottobre, perché lì c'era proprio una dissonanza di Giove importante. Quindi quello che dovrebbe arrivarvi è, cari amici del team Ariete, cari amici del team ascendente Ariete, qualche soddisfazione professionale, personale, si rinasce, si riparte. I primi 3 mesi c'è anche questo bel discorso di Saturno in Acquario e Marte in Gemelli, quindi vi sposterete molto, comunicherete molto, parlerete molto. Se siete degli studenti sarà un periodo di grandi verifiche, di ottime soddisfazioni, anzi, se state studiando, se dovete inviare curriculum, se dovete lavorare con un team, se dovete fare delle prove, se dovete fare gli esami, cercate di concentrarli per i primi 3 mesi, perché avrete veramente la fortuna che vi bacia. Avrete veramente, non so, farete il grosso dell'anno, del resto dell'anno.
Può esserci un periodo di prova per un lavoro nuovo, per chi cerca lavoro, che poi nella seconda parte del transito di Giove, mi la conferma, potrebbe portarvi a prendere una decisione circa un trasferimento. Quindi i primi 3 mesi sono molto impegnativi, di grande impegno mentale, molto costruttivi, cioè è un impegnativo positivo, nel senso che c'è la novità, è iniziato un nuovo lavoro, studiate molto, gli esami vanno bene, vi trasferite, fate degli incontri molto stimolanti, frequentate persone molto stimolanti, se lavorate nella comunicazione è un periodo top di grandissima di prestigio, di ottime occasioni, di conoscenze, no? Di conoscenze che poi portano a qualcosa che proprio nel corso del mese di marzo, che è un mese assolutamente di transizione, vi potrebbe portare a dover fare delle scelte. Quindi delle scelte legate o alla famiglia, magari scegliere tra lavoro e carriera, oppure tra il posto dove siete, andare. C'è questo momento di scontro fra i pianeti cardine nei quali voi sceglierete se accettare qualcosa o se non accettarla. State sereni perché Marte farà, sì, quadrerà Giove in Ariete, ma farà un ottimo aspetto con Saturno in Pesci, quindi avrete una consapevolezza di quello che dovete fare, un radicamento, una guarigione proprio della persona anche di fronte alle nuove opportunità e alle sfide, avrete una risposta così matura, così consapevole, che è quello che inizierà e che vi è stato già prospettato nei primi 3 mesi dell'anno, vi darà delle grandi soddisfazioni, tanto più che ora stiamo parlando del transito di Giove in Ariete, ma voi avrete anche un gran bel transito di Marte in Trigono in Leone per ben 4 mesi, quando Giove andrà via, e ragazzi, le novità che vi porta Giove in Ariete poi verranno suggellate dal nodo nord che entrerà dopo 20 anni nel segno dell'Ariete a luglio. Quindi possiamo dire che tutte le grandi novità dei primi 5 mesi del 2023 daranno luogo ad una nuova vita, ad un grande ciclo che si chiude, non soltanto quello del 2011 ma anche quello del 2004-2006, che sono stati 2 micro e macro e medio cicli impegnativi, e le novità che porta Giove a 360 gradi nella vostra vita daranno vita ai prossimi 20 anni, che saranno veramente soddisfacenti e vi ripagheranno proprio in prima persona, proprio a livello di soddisfazioni personali, di appagamento, di successo, di status della persona, vi ripagheranno dei 20 anni precedenti. Quindi io vi auguro che riusciate ad accogliere tutta l'energia e tutto il meglio che l'universo vi manda. Cari amici del team Toro e cari amici del team Ascendente Toro, l'energia per voi segna un percorso che vedrà una rinascita a maggio 2023, proprio come dei torelli vogliono. È come se in questo momento voi foste in incubazione. Avete presente un feto nel pancione della mamma, nel pancione dell'universo? In questo momento si sta creando la vostra nuova personalità, il vostro inconscio, le vostre nuove esigenze, i vostri obiettivi. Insomma, vi state formando adesso. Siete alla fine della quadratura di Saturno in Acquario, che vi ha sfidato per ben 3 anni e che ha sicuramente, non dico frantumato, non dico sgretolato, ma fatto capire che molte cose non stavano in piedi, no? E quindi anche se voi avete fatto resistenza, si sta liberando il campo e anche le cose che sono rimaste in piedi. Siete cambiati dentro voi e non avete quell'attaccamento verso quelle cose, verso quelle situazioni e verso quelle persone che avevate prima. Perché? Perché Saturno, comunque in Acquario, volenti o nolenti, porta a riacquisire la libertà. Quindi in questo clima di
libertà acquisita o riacquistata o ritrovata. Con Giove in Ariete, in ottimo aspetto a Marte, si stanno creando proprio i presupposti per nuove esigenze. Avete meno paura, iniziate a percepire di voler essere più indipendenti, avete nuovi obiettivi, quello che fino a ieri vi sembrava, no, importantissimo, oggi inizia ad esserlo meno. Fino a marzo ci sarà un continuo, come dire, scoprirsi, non dico ogni mattina, ma ci sarà un continuo scoprire una nuova voglia di fare cose, nuove esigenze e ovviamente grinta, ribellione, voglia di uscire dal recinto, perché si sa che il toro tende a farsi, no? A curare un orticello, a renderlo bellissimo, farne un Eden, però poi i recinti di questo orticello, forse le mura di cinta sono troppo alte, no? Quindi tende molto a proteggersi, ma periodicamente quando Giove arriva in Ariete si iniziano a creare nuove esigenze e la voglia di guardare fuori, quindi state creando anche nuovi orizzonti, proprio il bisogno di imparare cose nuove, di fare cose nuove, di cambiare lavoro o comunque di fare delle modifiche, magari di farsi spostare da un ufficio all'altro, di chiedere un'altra mansione, un altro settore, insomma c'è voglia di cambiamento. Gennaio, febbraio e marzo con il cielo cristallizzato di aria e fuoco composto da Giove, Marte e Saturno sarà così, no? Come se fosse un calderone dove si stanno creando delle cose. Alcune saranno delle idee geniali che però non trovano riscontro, altre rimarranno. A marzo possiamo dire che l'anno inizia, per voi l'anno si divide in tre, da gennaio fino a marzo, da marzo fino a maggio, da maggio fino a dicembre, quindi avete queste tre fasi. Primi 3 mesi di creatività, di esuberanza, di conoscenza, di curiosità, di rinascita, no? Come se foste dei bambini nelle giostre. Marzo, seconda parte di marzo, aprile e maggio, quando Saturno entra nel segno dei pesci e Marte entra nell'amico segno del Cancro, si inizia a compiere una sorta di scrematura, cioè di tutte queste belle cose che in questi 3 mesi sono venute a galla, forse siete riusciti a portarle dal 2022 con la prima tornata di Giove in Ariete. Fatto sta che adesso non si può mettere troppa carne al fuoco, sennò poi le cose non prendono, non c'è l'energia per farle tutte, soprattutto perché il toro è tagliato per fare cose poche ma buone. Quindi marzo, aprile e maggio si inizia la scrematura, questo va bene, questo non va bene. In quella fase avrete anche Mercurio retrogrado in Toro congiunto a Urano, quindi dal 21 aprile al 15 maggio preciso, ragazzi, ci sarà quel momento di supervisione, no? Quel momento zen nel quale non si decide ancora, ma si revisiona, si mettono le crocette. Avete presente il taccuino, no? La lista nera e la lista bianca, questo sì, questo no, tu sì, tu no. Dal 21 aprile al 15 maggio tutto quello che è stato, tutto quello che merita di essere portato viene valutato, tutto quello che traballa, che non soddisfa, che non va bene, che ci sta stretto, viene messo nella lista nera e iniziamo a pensare di lasciarlo nel passato. E poi dal 16 maggio Mercurio torna diretto su Urano in Toro e Giove entra nel segno del Toro, quindi tutto quello che avrete deciso, messo nella lista bianca che può esistere, poi sboccerà e diventerà parte del vostro meraviglioso orticello e del vostro meraviglioso Eden. Quindi questo è il momento della conoscenza, questi primi 3 mesi. Siate aperti, fate entrare tutto quello che risuona col vostro cuore, voi siete molto connessi con il chakra del cuore, tutto quello che vi fa bene, che vi alza le vibrazioni, accettatelo, accoglietelo, datevi il tempo, no, di conoscerlo un po', non lo rifiutate a priori e tanto poi le cose che non devono essere, avete la lungimiranza per capire quali sono, quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo 2023.
Cari amici del team Gemelli e cari amici del team Ascendente Gemelli, siete tornati finalmente a godere della positività di Giove in Ariete, che tecnicamente dovrebbe aver portato già delle novità tra maggio e ottobre del 2022. Questa volta però l'energia positiva di cambiamento, di movimento, di esuberanza, di nuovi progetti, di amicizie, di contatti, no? Proprio di movida intorno a voi, dovrebbe essere ancora più forte, perché questa volta Giove e Saturno, oltre a collaborare insieme, trovano anche Marte in Gemelli. E visto che dal 20 agosto siete interessati da questo transito eccezionale di Marte, che vi ha anche stressati un po', ma per fortuna, grazie al trigono di Saturno, vi ha fatto anche avere delle soddisfazioni, cioè tanto lavoro, ma anche dei risultati, non è stato soltanto un periodo stressante. Adesso con Giove in Ariete tutto quello stress, tutto quello sbattimento, tutta quell'energia, tutte quelle cose simultanee che vi è capitato di dover fare insieme trovano uno sbocco, trovano un'armonia, una soluzione, una disciplina. Quindi il momento, sicuramente soprattutto i primi 3 mesi del 2023 sono decisamente di premio, no? Sono positivi, si iniziano a vedere i risultati intorno a voi, oltre ai risultati del lavoro dei 4 mesi precedenti di Marte in Gemelli. Ora, gennaio, febbraio e marzo portano anche delle novità, e che io divido in 2 macro categorie. Se vi piace il posto nel quale vi trovate, proprio se le vostre aspirazioni sono ancora in linea con quello che avete scelto tanto tempo fa, e quindi parlo di luogo dove avete scelto di vivere, di situazioni, lavoro, relazioni sentimentali, un po' la somma di tutto. Se voi state bene dove vi trovate, allora ci sarà una consacrazione, un consolidamento di tutto l'impegno profuso. Se invece avete capito che molte situazioni per voi sono sature e iniziate ad aver voglia di cambiare, questo Giove porterà, se non dovreste averlo già sentito perché è forte, però questo Giove porta delle nuove opportunità di cambiamento, nuovi progetti che iniziano come hobby, nuovi progetti così personali, magari da fare in solitaria, come uno sport, un'attività, un hobby creativo, che iniziano così per il gusto personale, iniziano a prendere piede in una maniera incredibile, e nel giro di un anno e mezzo potrebbero diventare altro. Quindi se volete cambiare le conoscenze, le idee, i progetti, soprattutto nei primi 3 mesi del 2023 con questo Giove in Ariete, vi vengono offerti veramente sul vassoio, veramente vi vengono proposte un sacco di novità. Quindi siate più curiosi, guardatevi intorno, vedete quello che vi diverte, perché per voi il motore più importante della vita è quello del divertimento, quello che vi accende, quello dell'allegria, no? Quello che vi fa essere leggeri. Quando qualcosa è per voi, ve ne accorgete perché il tempo passa quasi senza che ve ne accorgeste. Quella è la chiave, quello è il flow per gli amici del team Gemelli e del team Ascendente Gemelli. Quindi, se volete consolidare le scelte del passato, arriveranno nuove conoscenze, nuove situazioni, colleghi positivi, collaborazioni che vi permetteranno poi da marzo in poi, con Saturno in Pesci e Marte in Cancro, a nuove responsabilità, nuovi ruoli, nuovo prestigio personale, no? Perché comunque risentite della maturazione del tempo che avete trascorso in quel posto, e quindi fate questa sorta di upgrade, di potere personale, no? di maturazione. Se volete cambiare, ci sono le opportunità per iniziare a gettare le basi di qualcosa che all'inizio vi camminerà parallelamente, no? Ragazzi, che sia un'altra situazione, che sia una cittadina vicino a quella dove siete, che sia un hobby, uno sport,
Inizia così in maniera leggera, ma prende subito piede, cioè voi ve ne accorgete che è una cosa che vi fa stare bene e che vi dà ritorno, ok? Poi ci sarà una fase nella seconda parte dell'anno in cui dovrete, come dire, iniziare a dividere le cose e a fare quella transizione tra passato e futuro che da maggio 2024 sarà compiuta. Quindi questo è il momento o di consacrare o di scegliere di essere altrove, ma le stelle sono assolutamente favorevoli, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Cari amici del team Cancro, cari amici del team Ascendente Cancro, è probabile che si stia creando con questo Giove in Ariete il bisogno di nuove sfide, di nuove esigenze. E adesso avete il coraggio probabilmente di mettervi in discussione e di osare di più. Finalmente forse vedete la fine, cioè vedete l'orizzonte e vedete all'orizzonte quello che volete raggiungere, perché gli ultimi 4 mesi del 2022 con un Marte in Gemelli che si è messo in una condizione particolare per voi, vi ha resi un po' insoddisfatti, un po' stressati, avete avuto il doppio del lavoro da fare probabilmente, o vi siete dovuti dividere fra voi e un'altra persona, più situazioni, insomma, dopo 4 mesi stressanti, adesso con Giove in Ariete si iniziano a creare i presupposti per cui tutta quell'energia, quelle esperienze fatte, le cose fatte, le cose risolte in questi 4 mesi di grande impegno, forse rimangono nel passato, forse diventano più gestibili, più facili. È come se aveste snellito, no? Nel giro di poco la mole di lavoro che vi attanagliava, o lo stress, o gli haters, qualche contestatore, qualcuno che vi ha dato fastidio, come se foste riusciti a gestirli meglio, a liberarli. Insomma, la fonte di stress adesso è o eliminata o gestibile. E adesso siete diversi anche voi, avete nuove esigenze, nuovo coraggio, nuova grinta, nuova voglia di mettervi in gioco, quindi i primi 3 mesi del 2023 saranno grintosi, avete voglia di prendere in mano la situazione, avete voglia di prendere in mano il vostro potere personale, avete voglia di riprendervi la vostra identità, di spezzare delle abitudini di karma familiare che ormai cominciano a starvi strette e non è più tempo, no? di indugiare in queste situazioni, quindi siete gli ultimi 3 mesi di Saturno in Acquario, grazie a questo Giove in Ariete, vi vedono completamente rinnovati, completamente grintosi, totalmente pieni a fare un punto e a mandare via il passato, proprio voi che del passato fate un culto, quindi primi 3 mesi del 2023 persone completamente diverse, veramente forti, cazzute, e questo può avere ovviamente delle ripercussioni. Lavorativamente parlando potete cambiare o accettare delle promozioni perché siete pronti a prendervi delle nuove responsabilità. Siete pronti ad uscire dagli schemi della famiglia, schemi imbolsiti, quindi o la famiglia di origine se siete dei ragazzi, o comunque una sorta di ribellione rispetto ad essa, no? Una sana ribellione, oppure se avevate così una convivenza, una situazione matrimoniale, familiare che vi stava stretta, adesso può essere arrivato il momento di gettare le basi per trovare una nuova serenità. Quindi i primi 3 mesi del 2023 procedono in questo modo, con una luna piena in Cancro del 6 gennaio che vi farà accendere la lampadina o comunque vi farà arrivare l'emotività a saturazione per cui saprete dove dovete andare. Quindi inizia così l'anno con questa luna piena in Cancro, i primi 3 mesi vi guardate intorno, cominciate a decidere come muovervi e poi da marzo strepitosa rinascita, il 7 Saturno entra a favore, finalmente entra a favore, e quindi vi porta un assist che può essere in termini economici, in termini di aiuto, di grande occasione fortunata, per cui voi potete fare la transizione da un passato pesante ad un futuro strepitoso. Il 24 marzo Marte entra in Cancro, quindi la forza a 360 gradi, Marte mancava dal Cancro veramente da un bel po', da più di 2 anni, quindi grande forza, Marte trigono a Saturno,
ultimi 2 mesi di Giove in Ariete, quindi aprile e maggio, momento, no? Catartico, e poi addirittura quando Giove entra nel segno del Toro, lì avrete lo sbocciare di tutto quello che velocemente nei primi 5 mesi del 2023 avete seminato, quindi veramente c'è una crescita, un recupero della vostra persona, un'energia, una rinascita che passano anche per l'amore. Io vi ricordo che l'amore sarà una delle grandi soddisfazioni del 2023, quindi scegliete bene perché avrete tante possibilità e tanta scelta, e un grande in bocca al lupo. Cari amici del team Leone, cari amici del team Ascendente Leone, primi 5 mesi del 2023 strepitosi, assolutamente strepitosi, i primi 3 mesi del 2023 strepitosi, avete Giove in Ariete che vi porta tutta una serie di fortune incredibili, proprio una nuova visione della vita, una rinascita proprio in termini di consapevolezza. Siete arrivati in un punto del vostro sapere, della vostra crescita personale, del superamento dei limiti personali, per cui veramente non dico che diventiate maestri di voi stessi, perché c'è sempre bisogno di una guida, no? Di qualcuno che ne sappia più di noi, però davvero iniziate un cammino poggiando sulle vostre gambe. Avete raggiunto dei grandissimi risultati, l'ultima opposizione di Saturno vi ha sfidati talmente tanto da farvi diventare veramente dei big, da farvi crescere veramente le spalle grandi, quindi nuova consapevolezza, nuove conoscenze. Qui parliamo a 360 gradi per chi vuole iniziare un percorso, per chi vuole fare un master, per chi arriva veramente alla fine di una carriera e inizia a trasferire il suo sapere agli altri. È un momento di gloria mentale, di gloria psicologica, potete veramente decidere di andare più lontano che volete e che potete in questa fase della vostra vita. Si inaugura, si chiude quella fase storica tostissima iniziata nel 2011, se ne inaugura un'altra che terminerà nel 2034, che è assolutamente costruttiva. Sembra che il vostro karma in termini di conoscenza, crescita personale e punti di riferimento abbia saldato il suo conto. Quindi siete pronti ad accogliere davvero un nuovo futuro davanti a voi. E tra queste cose, a livello sentimentale, se non state bene dove state, arriva un grande amore. Se siete pronti, vista la grande fatica che avete fatto a diventare genitori, arrivano i genitori. Se avete già, arriva l'opportunità di diventare genitori. Se volete, se avete già dei figli, grandi soddisfazioni per quanto riguarda anche loro. E ovviamente tutte le scelte, tutte le competenze che svilupperete o che vi rendete conto di aver sviluppato in questi primi 5 mesi del 2023, dove veramente diventerete consapevoli del grande cammino che avete fatto e sentirete una forza rinascere in voi che vi stupirà piacevolmente, perché non la sentivate da tempo, almeno da 3 anni, causa opposizione di Saturno. Poi avrete voglia di spostare l'asticella più avanti e quindi di trasformare ulteriormente la vostra vita e quindi di raggiungere altri obiettivi, ma questo dopo il 16 maggio 2023. Dal 21 aprile al 16 maggio 2023 avrete la fase forse più catartica di tutto l'anno, perché avrete Mercurio retrogrado congiunto a Urano, e sarà lì che sarà lì che ci sarà la pietra miliare di quest'anno, quindi il prima e il dopo, no? Sarà lì che si chiuderà tutto il passato, l'ultimo percorso dal 2011 ad oggi, e sarà lì che deciderete cosa portare nel passato. Quindi con Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio osservate tutto quello che accade, prendete nota, ma non prendete decisioni in quel momento. Le decisioni si prendono dal 16 maggio, perché sarà lì che avrete finalmente la visione completa, e i 4 mesi, questo è un altro spoiler, di Marte e Leone, da
giugno fino a settembre-ottobre vi faranno sbocciare veramente in un nuovo mondo, quindi dopo aver tanto dato è chiaro che adesso si tratta di raccogliere i frutti. Quindi i primi 3 mesi del 2023 spumeggianti, di grandi risorse, di grande respiro, di grandi novità, e poi inizierà la primavera. Con la primavera arriva questa fase di valutazione, perché le novità che saranno arrivate dentro e fuori di voi saranno talmente grandi, saranno talmente tante da portarvi a fare delle nuove scelte. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ma non scegliete, se potete, prima del 16 maggio 2023. Cari amici del team Vergine e cari amici del team Ascendente Vergine, i primi mesi del 2023 con questo Giove in Ariete, insomma, vi porteranno una grande novità a 360 gradi, qualcosa che arriva dall'esterno, ma che, ragazzi, corrisponde ad una rinascita interiore che è avvenuta, che sta avvenendo dentro di voi. Come se aveste fatto, ragazzi, come se aveste chiuso col karma, no? Con un karma familiare, con una fase pesante che circolava dal 2009 ad oggi, ok? L'inizio, diciamo, della fase pesante 2009-2011. Nel 2011 è proprio iniziato il periodo di decadentismo, come lo chiamo io, cioè quando tutto ormai non si regge più, non ha più motivo di esistere e inizia a crollare. Ed ovviamente voi, che siete delle persone segno di terra, razionale, no? Molto legato anche alla routine, quindi alle cose del quotidiano alle quali si lega, voi avete cercato, chi più chi meno, disperatamente, di tenere a galla, no? Situazioni lavorative, personali, familiari, anche di abitudini comportamentali, di gestirle, ma di mantenerle in essere. Insomma, periodo veramente impegnativo, veramente tosto, qualcosa che sembra veramente molto simile al pareggiare i conti con il karma. Adesso i conti li avete pagati, li avete saldati e inizia la fase di rinascita. Nei primi 3 mesi del 2023 farete un po' la spola fra passato e futuro, cioè quindi questa indecisione, vado, resto, ma meglio lì, o comunque, se non è un'indecisione dentro di voi, è fare una transizione, no? Siamo nel mondo della materia, quindi non è che uno, che ne so, chiude bottega, baracca, burattini, chiude in una casa, se ne va in un'altra e quella non esiste più. Ci sono delle cose da fare, no? Delle cose pratiche da fare, burocratiche, parlare, comunicare. Insomma, primi 3 mesi tra l'altro molto vivaci, perché voi vi sentirete leggeri, voi avrete una nuova linfa vitale, come se avessero improvvisamente riacceso una fiamma. Quindi voi appassionati, primi 3 mesi di transizione fra passato e futuro, poi a marzo il gioco inizia a farsi veramente serio. Avrete grande grinta, forse un familiare, un amico, o un amico d'infanzia o un familiare vi danno una grandissima mano dal 24 marzo fino al 20 maggio a realizzare il tutto, no? A dare vita a questo nuovo progetto, a questa nuova situazione. Insomma, avrete una spalla molto importante. Dal 16 maggio con Giove in Toro, poi insomma ne parleremo, inizierà la vostra rinascita ufficiale, proprio sarà conclusa quindi la transizione fra passato e futuro. Vi ricordo che il vostro governatore Mercurio sarà retrogrado dal 21 aprile, scusatemi, al 16 maggio in Toro congiunto ad Urano. Quindi lì ci sarà la fase più critica, ma critica in senso buono, la fase clou della decisione, no? Della transizione. Come si conviene, non prendete decisioni, non le comunicate prima del 16 maggio,
perché Urano vi spingerà ad avere colpi di testa, no? Mercurio sarà retrogrado su Urano, ma è bene che, che la materia si manifesti per quello che è, cioè è bene che le cose in quella fase di transizione così particolare si rivelino prima che voi facciate come fate sempre, no? Che andiate incontro alle cose. Mettetevi zen, aspettate che gli avvenimenti si dipanino, che le cose si compiano. Dal 16 maggio avrete tanti di quegli aspetti positivi che lasciare il passato e uscire dalla routine non vi spaventerà più. Ovviamente vi ricordo che voi avete anche Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio del 2023, quindi adesso, però ne ho abbondantemente parlato negli oroscopi della settimana, ma se capitaste per la prima volta su questo oroscopo è un altro momento di zen, i primi 18 giorni del 2023, nei quali prendere delle decisioni interiormente, ma comunicarle dopo il 18 gennaio. È meglio perché il cielo, diciamo Mercurio, che è il vostro governatore, sono più propensi a sistemare le questioni del passato, a rielaborarle, no? A riequilibrarle, piuttosto che a guardare nel futuro. Quindi forzare l'energia in quel modo potrebbe essere controproducente, quindi tenete conto di questi due transiti, di queste due retrogradazioni di Mercurio, perché è il vostro governatore, e buon transito di Giove in Ariete. Cari amici del team Bilancia e cari amici del team Ascendente Bilancia, questo nuovo ritorno di Giove in Ariete per voi riapre il discorso del rapporto con gli altri. C'è un momento di esito, no? Di valutazione dei rapporti, delle questioni legali, dei rapporti matrimoniali, dei rapporti lavorativi. Si chiude una fase iniziata nel 2011 e se ne apre un'altra che terminerà nel 2034. La fase dal 2011 ad oggi è stata molto pesante, no? Quello che è rimasto in piedi in questi 12 anni vuol dire che veramente ha delle basi, delle radici abbastanza forti, di una certa solidità e ha un certo valore, no? Comunque ha una matrice autentica. Il dodicennio che si apre adesso è assolutamente più costruttivo, confortante, di crescita, di stabilità e di armonia, come piace a voi. In questi mesi però ovvio che con Giove in Ariete inizia una fase nuova, e per esserci una fase nuova vuol dire che ce n'è una vecchia del passato che deve morire, deve concludersi, no? Ma ragazzi, non vi preoccupate, perché può essere legata non semplicemente alla fine di una relazione, di un lavoro, magari a dei modi di fare, no? A delle dinamiche, perché voi potete rimanere nello stesso posto di lavoro con la stessa persona, ma aver capito delle cose di voi, essere cresciuti grazie al trigono di Saturno ed essere diversi, quindi essere rinnovati. I primi 3 mesi di questo Giove in Ariete effettivamente vi porranno nella condizione forse inizialmente sfidante, ma sfidante nel senso che vi sarà difficile prendere questa abitudine, perché siete molto amanti del vostro parere personale e tendete insospettabilmente nella vita privata o con chi vi conosce, o familiare, o con chi vi conosce bene, tendete a dare ordini. E questo Giove in Ariete lo farà vedere. I primi 3 mesi del 2023 saranno molto utili perché dovrete sviluppare l'empatia, cioè mettervi nei panni degli altri e far entrare nella vostra vita un nuovo punto di vista, no? Questo vi farà veramente crescere, vi farà superare dei limiti anche di razionalità, perché vi farà prendere in considerazione non soltanto la vostra mente, non soltanto il vostro pensiero, non soltanto la vostra opinione, ma anche quella degli altri. Quindi momento di grande crescita, proprio di sviluppo della coscienza, di crescita personale, anche di acquisizione di nozioni e di informazioni. Tant'è vero che se vi siete
iscritti ad un corso o se state facendo un percorso di studio di crescita personale, ci sarà questa fase clou che sarà veramente foriera di un grosso avanzamento, cioè sarà molto generosa proprio per il vostro lavoro mentale, ok? Quindi i primi 3 mesi, nonostante le sfide che si pongono, vi permettono di armonizzare e di acquisire grandi competenze e una rinnovata elasticità. Quindi cercare di integrare, no, vari punti di vista. Dopodiché acquisite le nozioni, riflettuto sufficientemente, in 2 mesi primaverili, quindi marzo, aprile e maggio, da metà marzo fino a maggio, quindi sono 2, si passerà all'azione, cioè si prenderanno delle decisioni. Perché? Perché le novità che sono entrate nella vostra vita ovviamente poi dovranno tradursi in sviluppi, in qualcosa di nuovo, e ci sarà, non senza fatica, ma un grande risultato. Cioè, le novità di questo giovane Ariete porteranno poi dei grandi risultati proprio a voi come persona, un grande accrescimento del potere personale, delle conquiste che nei prossimi 3 anni vi stupiranno assolutamente. L'unico suggerimento che mi sento di darvi è sempre quello non del team ascendente bilancia, ma del team Sole in bilancia o anche Luna in bilancia. Attenti alle proposte, agli incontri che si fanno adesso con Giove in Ariete, perché potreste con Giove opposto prendere delle sviste, decidere impulsivamente. Questi sono quei transiti del pensavo fosse amore, invece era un calesse. Quindi anche se doveste incontrare appunto una persona molto interessante, chi promette mari e monti anche a livello lavorativo, se potete tergiversate, non decidete subito e le decisioni prendetele dopo maggio 2023, quando sarete molto più limpidi e quando le sirene di Ulisse avranno smesso di suonare, quindi sarete molto più equilibrati, ok? Vi ricordo che ci saranno 2 transiti di Mercurio retrogrado, uno dal 1 al 18 gennaio e uno dal 21 aprile al 15 maggio. Quella è una fase zen nella quale è meglio sfruttare l'energia per risolvere le cose del passato e non per avere colpi di testa e dare impulso immediato a cose che andranno nel futuro. Quindi quello è il momento zen che devo assolutamente ricordarvi. In bocca al lupo per Giove in Ariete. Cari amici dello Scorpione, cari amici del team ascendente Scorpione, con Giove in Ariete le vostre giornate si fanno impetuose, tumultuose, piene di novità, piene di impegni, piene di passione, piene di lotta. C'è un momento di crescita, c'è un momento di impegno. Molti di voi stanno meditando o stanno già mettendo in atto un trasloco, perché si vede proprio che sembra che il vostro tempo in un posto sia finito e che inizi da un'altra parte. Quindi c'è gente che sta organizzando un trasloco, c'è chi sta portando delle grandi modifiche all'immobile nel quale vive, alle proprietà immobiliari della famiglia di origine. Quindi questo Giove in Ariete potrebbe portare lavori in corso, ristrutturazioni, no? Proprio degli interventi. C'è proprio una parte pratica. Forse alcuni di voi sono stati spostati in un'altra sede lavorativa, che sia un nuovo lavoro, che sia la stessa azienda, ma in un'altra parte, e quindi hanno dovuto variare le abitudini, il percorso proprio da casa lavoro, no? La palestra, le cose, proprio ci sono delle grandi novità di ordine pratico. Anche un grande stile di vita diverso potrebbe caratterizzare le vostre giornate. Insomma, ci sono un sacco di novità. C'è chi si è messo a dieta, c'è chi si sta allenando seriamente per fare uno sport, proprio dei cambiamenti dei colleghi nuovi al lavoro che vi hanno trascinato magari a fare sport. Sto osservando, ho avuto modo di vedere che stanno già ritornando nelle vostre vite a distanza di neanche una settimana le cose che erano state già annunciate dal primo transito di Giove in Ariete, perché diciamoci la verità,
Poche saranno le novità che ritornano, nel vostro caso molte sono state già annunciate dal primo passaggio di Giove in Ariete, dall'11 maggio al 28 ottobre, cioè meno di 2 mesi fa praticamente, quindi adesso vengono riconfermate, c'è stata qualche modifica, quindi abbiamo questi primi 3 mesi, quelle novità che erano state appunto annunciate in estate, primavera, autunno, adesso diventano vere, e il trasferimento, e la palestra nuova, e i nuovi colleghi che vi erano stati annunciati prima, e i lavori che non partivano e adesso iniziano a partire. Momento molto tumultuoso, i primi 3 mesi del 2023 impegnativi. Non vi annoierete sicuramente, state tranquilli, ma tutta questa energia, tutto questo sbattimento, tutto questo impegno, tutta questa passione, no? Tutti questi ritmi serrati che comunque vi daranno una grande spinta, tutte queste novità, anche il nuovo ambiente di lavoro, a un certo punto, dopo 3 mesi, daranno vita, o voi vi sarete abituati, o comunque vi avranno dato modo di conoscere nuove realtà, di fare quelle conoscenze interessanti, di stimolare la vostra curiosità. Fatto sta che da marzo finalmente la vostra vita cambia meravigliosamente e tutto inizia ad andare a posto. Ragazzi, tutto inizia ad andare a posto. Avrete 2 mesi di transizione con Saturno in Pesci e Marte in Cancro, poi ovviamente ci sarà da maggio un ulteriore cambiamento che probabilmente vi farà ufficializzare le novità che si sono presentate nei primi 5 mesi del 2023, però iniziano ad arrivare tante cose, questo è quello che è importante, tante novità che vanno a riempire quei vuoti, quelle lacune che i transiti precedenti almeno degli ultimi 3 anni, ma in realtà le cose si sono fatte un po' complicate da maggio 2018, e quindi le cose che arrivano adesso vanno a risanare, a colmare quelle mancanze che voi avete registrato da tanto tempo. Quindi un nuovo inizio, sentirete già la luna piena del 6 gennaio 2023 che vi porterà, no, a discapito di tanto tumulto, no, di tante cose appena iniziate, vi porterà, vi accenderà una lampadina, vi farà vedere l'orizzonte, vi farà vedere quello che arriva. Dovete riavere fiducia nel vostro istinto, in quella vocina, in quella lungimiranza che vi guidano sempre, perché vi aiuteranno sicuramente ad andare ancora più lontano. Vi ricordo che in questi 5 mesi di Giove in Ariete ci sono 2 momenti zen che sono rappresentati da Mercurio in Capricorno e in Toro retrogradi, quindi dal 1 gennaio al 18 gennaio Mercurio retrogrado in Capricorno, e dal 21 aprile al 15 maggio Mercurio retrogrado in Toro. Quelli sono i momenti nei quali l'universo vuole che vi rivolgiate al passato, a risolvere le cose anche imminenti che sono appena successe, a rielaborarle, a pensarle, a sistemarle. Non è il momento di dare vita ad esordire, no? A dare vita a cose che devono andare nel futuro. Per quello dovete farlo dopo il 18 gennaio e fino al 21 di aprile, e poi dal 15 maggio, dal 16 maggio fino a settembre, perché poi ci sarà un altro Mercurio retrogrado, ma a quello avremo tempo di dedicare un video specifico. Quindi avete queste 3 settimane, 2-3 settimane, no? Di momento zen per rielaborare le cose che man mano accadono e per sistemarle nella maniera più saggia e accorta. Io vi faccio un grande in bocca al lupo perché il 2023 sarà indimenticabile. C'è anche l'oroscopo dello Scorpione del 2023, lo trovate sul canale, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Cari amici del team Sagittario e cari amici del team Ascendente Sagittario, voi siete fra i principali beneficiari di questo bellissimo transito di Giove in Ariete. La fortuna, l'amore, la creatività, i figli, il successo, i soldi per la seconda volta tornano nella vostra vita. Voi avete già beneficiato di un primo transito di Giove in Ariete
come tutti, ma voi l'avete sentito meglio probabilmente di tanti altri, perché fa l'ingresso per voi innanzitutto in un segno che è nel vostro elemento, quindi fuoco per fuoco, parlano la vostra lingua, questi due transiti fortunati, e quindi vi aiutano, non dovete perdere tempo magari come altri segni a decodificare determinate situazioni. E poi per quanto vi riguarda tocca un settore particolarmente fortunato, quindi è un secondo ritorno. Avete avuto il primo ritorno di Giove in Ariete dall'11 maggio al 28 ottobre, che deve avervi portato delle novità, nuove conoscenze, la fortuna, ragazzi. Avete presente la fortuna a 360 gradi? La persona giusta che vi spiega una cosa, cercate un professionista, dovete guarire da una cosa, la soluzione laddove ci fosse un problema. Quindi il professionista giusto, chi vi aiuta, chi vi dà una mano, chi vi dà i consigli giusti, chi vi mette nella strada giusta, insomma tutta una serie di angeli custodi. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di giocare responsabilmente, ma giocare fino a maggio, insomma avete dei momentini molto interessanti. Se avevate delle problematiche sentimentali, insomma Giove, che magari sono state sollevate da Giove all'inizio, no? Nel 2022, adesso però ritorna ed è un Giove diverso, perché trova l'accordo di Marte e l'accordo di Saturno, quindi vi dà l'occasione di armonizzare magari delle situazioni di tensione, di trovare una chance o di affrancarvi da queste situazioni di tensione e di liberarvi da relazioni sentimentali che non vi appagavano più. Quindi in ogni caso c'è un miglioramento, ma il miglioramento lo decidete voi. Se state bene in un rapporto di coppia, c'erano tensioni o qualsiasi cosa, le tensioni si appianano e soprattutto c'è un upgrade, c'è un miglioramento. Magari si va a convivere, magari eravate indecisi sulla casa dove andare a vivere. Questa è una delle grandi tematiche che si ripropongono nel 2023, cioè in questi primi 5 mesi. Quindi se c'erano delle problematiche si risolvono e addirittura si cresce insieme e si va avanti. Se avete capito che le problematiche sono insanabili, per voi c'è quello che desiderate, quindi se vi guardate intorno trovate già un nuovo amore degno di nota, oppure se avete bisogno di indipendenza, di riprendere la vostra vita, avrete questo. Ritorna anche quella tematica che vi dicevo di cambiare casa col vostro amore o senza amore, perché comunque siete voi del Sagittario, quindi la cosa riguarda voi, il vostro amore, se c'è, vi seguirà. Probabilmente stavate cercando da tempo la casa dei vostri sogni, probabilmente l'avete cercata con Giove in Pesci, o comunque avevate delle tematiche, delle problematiche riguardo a degli immobili, a dei terreni, a delle cose, no? Alle vostre proprietà immobiliari. Adesso si invertono i transiti, Saturno entra in Pesci mentre Giove è in Ariete, quindi c'è un risanamento di questa situazione. Quindi se cercavate una casa dove trasferirvi, la trovate. Se c'erano delle problematiche anche riguardo agli immobili, dovrebbero risolversi, o comunque potreste vendere, comunque liberarvi, no? Liberarvi da tutta una serie di confusioni, di disguidi, di cose complicate, di cose fumose, di situazioni fumose anche legate alla famiglia e agli immobili che si erano prospettate. Quindi c'è una grande risoluzione. Se volete diventare genitori, non difficilmente le stelle vi deluderanno. Se avete già dei figli, ci sarà un momento molto fortunato per loro, vi daranno grandi soddisfazioni. Se hanno avuto dei problemi si risolvono, quindi è un momento di grande fortuna. Se siete dei creativi, se siete delle persone che scrivono, che lavorano nell'arte, soprattutto i primi 3 mesi del 2023 sono proprio da cogliere al balzo. Proponetevi, osate, guardatevi in giro, cercate. È un momento estremamente, ragazzi, fortunato, e poi si consolideranno delle cose che ovviamente nei primi 3 mesi potrebbero piovervi addosso proprio come manna dal cielo.
Io vi ricordo, giusto, voi siete il segno esilio di Mercurio, ma è giusto, quindi non risentite particolarmente di questi transiti, ma è giusto ricordarvi che in questi primi 5 mesi di Giove in Ariete, pieni di entusiasmo, di novità, anche di, come dire, di esuberanza, di scelte impulsive, no? E appassionate, ci sono 2 momenti nei quali rallentare queste scelte, come dire, appassionate, perché sono quelli legati a Mercurio retrogrado dal 1 gennaio al 18 gennaio, Mercurio retrogrado in Capricorno, e dal 21 aprile al 15 maggio Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, quello più forte degli altri, in Toro. Allora sarà più forte perché vi farà, non soltanto a voi ragazzi, farà prendere delle decisioni, dei cambiamenti abbastanza drastici, no? Tipo mi trasferisco, mi licenzio, mi sposo, mi separo, cioè cose grosse che probabilmente sono iniziate con il transito di Marte e Urano nell'agosto 2022. Se non sapete di che cosa sto parlando, c'è un video sugli incontri del destino, no? Sugli avvenimenti del destino di Marte e Urano sul canale di Stars and the City, perché cose iniziate lì ad effetto domino si potrebbero sviluppare adesso. Fatto sta che quello che vi deve interessare è che nei momenti di di Mercurio retrogrado siamo favoriti se risolviamo le cose del passato e bisogna aspettare che Mercurio torni diretto per iniziare cose che vanno nel futuro. Quindi quelli sono 2 momenti zen per rielaborare le cose del passato recente e remoto appena successe. Mi raccomando. Cari amici del team Capricorno, cari amici del team ascendente Capricorno, benvenuti a questo nuovo transito di Giove in Ariete che si verifica dal 20 dicembre 2022 al 16 maggio 2023. È la seconda tornata, è la seconda chance di Giove in Ariete, l'avete avuta come tutti noi già dall'11 maggio al 28 ottobre del 2022, quindi le cose che adesso accadono, le cose che adesso l'universo permette che accadano perché trovano un cielo favorevole, probabilmente non sono tutte sorprese e novità improvvise, ma qualcosa è stato già accennato nel 2022, solo che non è stato capace, non è stato possibile che si traducesse in realtà. Questa volta invece i primi 3 mesi del 2023 tra Giove in Ariete, che è in accordo con Marte in Gemelli e Saturno in Acquario, portano a realizzare tutta una serie di novità che nel vostro caso portano alla fine di situazioni iniziate magari nel 2011 o nel 99 che sono state anche abbastanza probabilmente sfidanti e pesanti, legate alla famiglia, ai familiari, al luogo di origine, al luogo dove andare a fare la vecchiaia, no? Quindi dove si decide di terminare la vita, quindi a trasferimenti, traslochi, e al patrimonio immobiliare, nonché ai familiari. Quindi si chiude una fase che è stata impegnativa. L'ultima soprattutto, quella iniziata nel 2011 e finita nel 2022, è stata sicuramente una fase in cui probabilmente avete perso qualcosa in termini di benessere, persone importanti forse del nucleo familiare non ci sono state, o c'è stato un avvicendamento. Per esempio mi stavo confrontando con dei Capricorno che mi hanno detto di essersi separati e si sono rifatti per esempio una vita, oppure c'è chi ha venduto per esempio i beni di famiglia, le case di famiglia e si è trasferito. Ci sono anche dei cambiamenti più piccoli, non vi spaventate. C'è chi è passato dall'altra parte del mondo, veramente dalla Thailandia all'Australia, no? Quindi ci sono dei macro cambiamenti per quanto riguarda la casa e la famiglia, e dei micro. C'è chi mi ha raccontato che ha ristrutturato un immobile nel 2011 e poi vi ha fatto il suo ingresso e quest'anno si scambia con i figli il piano di casa. Quindi diciamo che ci sono delle novità nei primi 5 mesi, però le sapevate già. Adesso accadono, la prima notizia infatti sarà il 6 gennaio, con la prima notizia legata all'ufficialità di quello che può accadere, no? In queste dinamiche sarà il 6 gennaio con la luna piena in Cancro, opposta ai vostri valori in Capricorno, no? Che quindi farà capire, farà comprendere quello che si può fare di tutti questi cambiamenti che magari si erano prospettati prima e cosa invece non è fattibile, quindi verrà rimandata.
in un altro momento. Quindi un momento molto intenso di movimenti, di spostamenti, di lavori, di ristrutturazioni, insomma di novità, chi viene, chi torna, figli che tornano dall'università, chi parte, insomma i primi 5 mesi sono di grande movimento e poi finalmente da maggio entrerete in una, come dire, in una scia proprio in un viaggio in velocità crociera, no? Quindi una volta che uno mette i bagagli sulla nave, una volta che uno innesca il periodo di cambiamento, poi da maggio andrete veramente a sirene, no, a vele spiegate, ma senza grandi tumulti, e il 2023-24 saranno veramente strepitosi. Però è chiaro che per avere, no, dei cambiamenti, cioè per avere qualcosa di nuovo, bisogna fare qualcosa di nuovo, e quindi c'è la necessità di chiudere con un passato che tra l'altro è stato disfunzionale, un po' insomma, no, destabilizzante, e di iniziare qualcos'altro, e quindi di far entrare il nuovo. Volevo ricordarvi, allora, innanzitutto sarete fortunatissimi, quello che arriva è anche l'amore, persone con cui mettere su famiglia in questi primi 5 mesi, se voi la famiglia ce l'avete già, i figli trovano la persona della vita, iniziano veramente ad andare a convivere, quindi ci sono delle cose molto belle, molto legate all'amore, alla passione e all'affetto. Ma volevo ricordarvi che questi primi 5 mesi di Giove in Ariete che sono ovviamente caratterizzati da tanta intensità, da cambiamenti, insomma da cose che vanno avanti in maniera appassionata, impulsiva, dinamica, come tutti i pianeti in Ariete vogliono. Ci sono però 2 momenti nei quali è bene fermarsi, e sono quelli legati a Mercurio retrogrado. Il primo è quello del vostro compleanno, proprio lo becca in pieno, dal 1 gennaio al 18 gennaio. Quello è un momento molto utile per risolvere le questioni del passato, per fare le cose giuste, no? Per prendersi le responsabilità proprie, per restituire le responsabilità agli altri. Quindi un compleanno molto evolutivo, una grande occasione di sistemare le cose e di partire per un 2023, quindi per un nuovo ciclo di vita, alleggeriti, corretti, più saldi e più centrati. Non risolvete appunto le cose del passato e non esordite, se potete, in quei giorni con qualcosa di nuovo. La seconda fase è l'ultima di Giove in Ariete, ed è quella dal 21 aprile al 15 maggio, in cui ci sarà Giove, Mercurio retrogrado in Toro congiunto ad Urano. Lì in quei giorni, no? In quelle 3 settimane si prenderanno delle decisioni importanti, perché Mercurio è congiunto a Urano, quindi dei cambi di rotta, vendo casa, mi trasferisco, me ne va, cose importanti, ragazzi, che probabilmente sono legate a quell'importante transito di Marte e Urano in Toro di luglio e agosto 2022, dove c'è un video nel canale, se mai foste curiosi di andare a rivedere queste cose, no? Di andare a capire dove andate a parare. Fatto sta che la cosa più importante è che non prendiate decisioni in quel momento, ma che aspettiate il 16 maggio, quando tutto sarà più chiaro. Quindi quello sarà un momento molto utile per elaborare il da farsi. Mi raccomando, un grande in bocca al lupo. Cari amici del team Acquario e cari amici del team Ascendente Acquario, voi state lavorando, e questo Giove ve lo permetterà, cioè questo Giove porterà i frutti di un lungo transito di Saturno nel vostro segno, nell'Acquario, e voi state lavorando per decidere chi siete, chi volete che il mondo veda quando vi guarda. Quindi sta nascendo nei primi 3 mesi, si forgia nei primi 3 mesi del 2023, che poi sono gli ultimi 3 mesi del lungo transito di Saturno in Acquario. Si sta forgiando, si sta creando il nuovo personaggio, cioè la persona che siete diventati, che adesso sentite il bisogno di mostrare, di dichiarare, perché le vecchie situazioni, i vecchi status, i vecchi modi di essere non vi appartengono più. Voi avete fatto un viaggio all'inferno e ritorno, probabilmente Saturno fa fare questo. Saturno, quando si trova congiunto al Sole, soprattutto all'ascendente, veramente fa un reset a 360 gradi, fa un reset molto forte. Adesso finalmente
con questo Giove in Ariete dal 20 dicembre fino al 7 marzo. Saturno, Giove e Marte collaboreranno al meglio e quindi voi sarete alleggeriti di tante responsabilità, vi sentirete psicologicamente, forse vi sentite già psicologicamente più pronti per dichiarare, per raccontare al mondo chi siete, quindi la vostra nuova versione, quello che volete. È un discorso molto individualista, no? Perché è un Giove in Ariete, quindi è proprio incentrato sulla vostra persona, a prescindere dalle persone che avete intorno, dalla famiglia. È proprio un momento di individualismo, di sano egoismo, di volersi bene, di rifarsi l'immagine, il look. Ragazzi, qualsiasi cosa, lo status, cambiare nome, quello che vi pare, ma che è autentico e che segna un punto, chiude un macrociclo iniziato nel 92 e un altro iniziato nel 2011, abbastanza pesantini, diciamolo. Adesso mettete un punto e rilanciate 2 micro e macrocicli, uno di 12 anni e uno di 30, che veramente segneranno la svolta nella vita. Perché? Perché questa volta questi cicli si inaugurano con un cielo molto positivo, con un cielo assolutamente positivo, come se anche voi aveste saldato i conti col destino, aveste rapparato i conti col karma. Poi, quindi i primi 3 mesi state creando il nuovo personaggio, la nuova immagine, no? Da proporre al mondo, e state decidendo chi volete essere, come volete essere appellati, definiti, visti. Nella seconda parte di questo transito di Giove in Ariete, quindi dal 7 marzo fino al 20 maggio, al 16 maggio, quando Giove entrerà nel segno del Toro, lì inizierete a vedere se sarà possibile già iniziare a camminare con le proprie gambe, perché questo è, cioè ad essere slegati da qualsiasi vincolo, a non dovervi appoggiare a nessuno psicologicamente, emotivamente, economicamente, e a camminare con le vostre gambe. Ovviamente quello è un percorso che sarà un po' più lungo, che durerà un po', però più o meno le 2 fasi di questo Giove in Ariete sono divise così. Giove in Ariete è sempre legato agli inizi, quindi a un nuovo status e a una nuova ufficialità, perché Giove è la vista, Giove è un'espansione di quello che c'era sotto, e l'Ariete è legato alle primavere, cioè è legato a tutti gli inizi, e quindi nel vostro caso rappresenta una nuova immagine, che ovviamente è la ciliegina sulla torta e è il frutto di questo lungo lavoro di Saturno, che da marzo 2020 vi ha resettato tutto quello che non apparteneva più alla vostra dimensione e alla vostra realtà. Quindi momento catartico, momento di grandi inizi, momento anche molto molto felice, pieno di entusiasmo, di leggerezza. Vi sentirete probabilmente ritornati all'adolescenza. Vi ricordo esclusivamente che in questo impeto, in questa fase di impeto, in questa nuova primavera, in questo momento di leggerezza, ci sono 2 fasi, due piccole parentesi legate a Mercurio retrogrado, nelle quali bisognerebbe fermare il trotto, no? E rielaborare quello che è successo e aspettare che Mercurio ritorni diretto prima di esprimersi. Quindi il momento zen è dato dal 1 gennaio al 18 gennaio 2023 con Mercurio in Capricorno, e il secondo è dato da Mercurio in Toro, che va retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio. In quei momenti non abbiate colpi di testa, segnatevi tutto quello che vi viene in mente, ma valutatelo soltanto quando Mercurio sarà diretto, perché in quelle fasi l'energia è più utile per risolvere le cose del passato, anche il passato recente, quindi però non è un buon momento per andare avanti. Mi raccomando, e buona fortuna. Cari amici del team Pesci e cari amici del team Ascendente Pesci, questo ritorno di Giove in Ariete per la seconda volta vi dà una seconda chance per
perfezionare e, come dire, modificare, accrescere ulteriormente il discorso indipendenza personale e finanze. Ci sono delle cose che avete iniziato proprio così a livello economico, no? Dei tentativi di emanciparvi da situazioni del passato, da lavori del passato, da dipendenze affettive del passato che probabilmente, come dire, provvedevano a voi anche dal punto di vista materiale o comunque no, andavano a soddisfare alcuni bisogni. Quindi avete già fatto un tentativo di emancipazione nel 2022, però probabilmente i transiti Giove in pesci che vi ripetutamente vi rendeva più emotivi e meno lucidi, probabilmente hanno fatto sì che non tutte le cose che avevate iniziato fossero sufficienti, no? Quindi c'è stato un momento, soprattutto forse nell'ultima parte del 2022, di tensioni, di precarietà, un po' di cose si sono sfasciate, insomma è come se le cose si fossero incasinate. Questo ritorno di Giove vi vede più cazzuti, più risoluti, meno emotivi, anche più coraggiosi e soprattutto, ragazzi, che è quello che ci interessa di più, lucidi. Non andate più a forzare dove il vostro ego voleva entrare per forza. Siete più concreti. Questo Giove in Ariete fa un ottimo dialogo, come se si creasse una squadra perfetta con Saturno, che è la durata, la concretezza, e con Marte, che è la forza, l'energia. Quindi non andate più a cercare l'olio dove c'era una pietra, per esempio, non andate più a forzare perché un Giove in pesci congiunto a Nettuno lo fa, cioè ingigantisce anche l'ego, i bisogni. Ricordatevi che sono pianeti con l'esaltazione di Venere, quindi anche magari la vanità, il bisogno di essere, come dire, anche di sprecare energie anche con delle relazioni affettive, di amicizie, dove c'è più la perdita, no? che il ritorno, oppure soprattutto quel Giove in pesci congiunto a Nettuno con l'esaltazione di Venere vi ha fatto sprecare magari delle energie quando voi avete bisogno di tenerle per voi, magari con persone bisognose d'aiuto, che vi sembrava di dover aiutare, che magari hanno tolto tanta energia, hanno tolto risorse, ma non hanno, no? Non sono state né grate, non hanno mostrato né gratitudine, ne sono state importanti anche dal punto di vista dell'arricchimento. Quindi diciamo che adesso siete molto più cazzuti, mi piacete tantissimo, più decisi, meno emotivi e meno condizionati da questi fronzoli, dall'aiuto, no? Anche il vostro team diventa più snello, c'è una grande fase di pulizia, di selezione, soprattutto nella prima fase nel primo mese del 2023, quando Giove in Ariete e Mercurio in Capricorno si scornano un attimo e viene fuori chi sono i pochi eletti che in questa fase di grande conferma di voi stessi possono stare a fianco a voi e chi no, ok? Quindi primo mese del 2023 con Giove in Ariete, epurazione di soggetti fuorvianti che mettono in atto le solite dinamiche che non vi interessano, e quindi un procedere a passo svelto veramente, no? Verso i giorni del vostro compleanno, puntando a nuove mete, a una nuova realizzazione professionale e a nuove finanze, ragazzi, nuovi introiti, nuove fonti di denaro che vi accorgerete subito se vanno bene oppure no, perché appunto ci saranno questi primi 3 mesi del 2023 nei quali fate pulizia con quello che non serve più, con i progetti e con l'entourage. Iniziate a sperimentare velocemente nuove soluzioni, no? Nuove questioni, no? Di approvvigionamento, e poi dal 7 marzo veramente Saturno farà un click su di voi, no? E vi porterà un'energia talmente immediatamente maturata, tanto che poi sarà aiutato anche da Marte in pesci, che quindi vi darà il fiuto, l'istinto, l'emotività perfetta. Insomma, ragazzi, la prima fase è di epurazione e di
ricerca di nuove soluzioni, e poi la seconda fase di Giove in Ariete, quindi marzo, aprile, da metà marzo a metà maggio, mettiamo così, quindi la fase primaverile, immediatamente primaverile, ci sarà la messa in atto, cioè si farà immediatamente tra le novità che saranno arrivate, capirete quasi immediatamente qual è il vostro posto, qual è la vostra fonte di indipendenza, qual è la giusta direzione, mettiamola così, e sarà meraviglioso, perché poi insomma tutto diventerà di un'abbondanza incredibile, ma quello è Giove in Toro e ci dobbiamo dedicare un video. Volevo ricordarvi giusto 2 fasi in cui fermarsi un attimo in mezzo a tutto questo impeto. Dal 1 gennaio al 18 gennaio, come vi dicevo prima, c'è Mercurio retrogrado in Capricorno, che è un momento per rivalutare progetti e persone del passato, ma non è un momento per esordire, no? Quindi pensate al passato e poi avete un secondo passaggio di Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio, sarà in Toro, non è più in Capricorno, sarà più legato proprio ai beni, all'abbondanza, alle spese, no? Alla borsa, agli investimenti. Fatto sta che è molto utile per risolvere le cose del passato o recente o remoto. Ma aspettate il 16 maggio se volete esordire, prendere decisioni, dare comunicazioni importantissime, perché dal 16 maggio la musica cambia fondamentalmente per tutti e ci sarà tanta chiarezza e si spera, insomma, da quello che le stelle ci promettono, anche tantissima abbondanza. Quindi occhio soltanto a Mercurio retrogrado, in bocca al lupo per Saturno in Pesci, che consoliderà tutto quello che avete imparato negli ultimi anni, che è stato comunque un percorso importante. Quindi in bocca al lupo per il 2023, siamo arrivati alla fine del video, grazie a tutti per essere stati con me anche questa volta, godetevi Giove in Ariete perché ripasserà fra 12 anni e questa volta è in ottimo aspetto a Saturno e a Marte, quindi siamo stati fortunati e ci è andata bene. Un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video.